Ciao bellissimo amico e benvenuto sul mio canale YouTube. Io sono Stefano Adami, una guida di pesca sportiva professionale e quest'oggi parliamo di questa. Se hai già visto il mio video sulla pesca al calamaro, bene, prosegui, vai avanti, ti faccio vedere in deep review come si fa la montatura a Koketsu, quindi quella in linea. Altrimenti, se non hai visto il video, ti consiglio di mettere in pausa e di andare a cliccare qua nelle schede o qua sotto in descrizione e andarti prima a vedere il video sui calamari che ho fatto, l'ultimo, e poi guardare questo video. Mi raccomando, guarda questo video fino alla fine, perché alla fine del video ti comunicherò quali sono stati i 3 fortunatissimi vincitori che, commentando il video del tutorial dei calamari, hanno vinto una mia assistenza telefonica per quanto riguarda l'elettronica di bordo, ma anche per la pesca. Quindi sappiate che 3 fortunati di voi che stanno guardando presumibilmente questo video scopriranno alla fine di aver vinto una cosa che secondo me è molto interessante, e nei prossimi video, visto che vi è piaciuta così tanto, vi regalerò ancora questo tipo di esperienza. Adesso ci armiamo, e come ci armiamo? Ci armiamo, prendiamo Tataki, poi lo sapete che io ho il girellone gigantoscopico che utilizzo in alto, ci muniamo anche di una girellina che ci servirà per andare a fissare il piombo sotto. Ci andiamo a prendere, io ragazzi qua prendo uno 0,60 così riesco a farvelo vedere bene, vi faccio vedere come si fa questa montatura. Adesso appoggio la Kokeshi con il mio Ryoga. Come si inizia? Immaginate di iniziare dalla canna da pesca. Ok, canna da pesca, treccia. Andremo a mettere il nostro stopperino, la nostra perlina, per evitare che la girellina piccola che adesso vi faccio vedere vada a spaccare il cimino della vostra canna, e andiamo poi a legarci una girella del genere. All'inizio del nostro terminale dovremo avere un'asola grossa. Quest'asola grossa come la facciamo? Io vi do 2 possibilità. La possiamo fare o semplicemente facendo un'asola e passandoci dentro 3 volte, che ce n'è d'avanzo ragazzi, per il peso e per la forza che deve portare, ce n'è d'avanzo. Quindi lo possiamo fare così, oppure se volete essere un pochino più pignoli su questi nodi, fate uno spiderice, che è un nodo eccezionale. Ok? Quindi da una parte iniziamo con un'asola. Noi andremo a mettere quest'asola dentro la nostra girellona che è attaccata alla nostra canna. Ok? Se è una Kokeshi ancora meglio ovviamente. E adesso scendiamo e vediamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo detto che vogliamo mettere a 50 cm, quindi questa distanza, il nostro primo Tataki, il nostro primo pai. Beh, allora, anzitutto andiamo a prenderci questi. Ve li faccio vedere bene, li ho già tirati fuori per comodità, ma l'altra volta non li avevo da farveli vedere. Questi sono gli snappini che andremo ad utilizzare. E ci andiamo a legare semplicemente il primo snap. Ragazzi, saranno dei nodi grotteschi, sto usando uno 0,60 per farvelo vedere. Sappiate che ovviamente voi dovete lavorare con i diametri che vi ho detto nel video precedente. Se non avete visto il video precedente non avete scuse, perché c'è in descrizione nelle schede. A questo punto noi andremo a fissare semplicemente un moschettone con un nodo Palomar, con un uni, come volete. Tagliamo le eccedenze, quindi avremo la nostra asolina e il nostro moschettone. E qua, da qua si parte. Prendiamo il nostro moschettone e andiamo a metterci un artificiale della Yamashita. Con questa cosa che ho appena fatto ho risposto a un sacco di vostre domande. Mi avete chiesto: ma gli snap, quelli nuovi che dici tu che sono i migliori di Sasame, entrano bene negli Yamashita? Perfettamente. Come continuiamo la nostra apparatura? Va semplicemente facendo un cappio a stringere, quello che vi ho fatto vedere nell'altro video, che si fa semplicemente doppiando la lenza, appoggiando un dito, partendo dalla punta dell'unghia andando verso la mano. Si fanno 2 giri intorno al dito, ovviamente cercate di non scavallare, mi raccomando, e poi vi andate ad infilare sempre dall'unghia verso la base del dito, lo andate a far passare dentro, poi andate, vedete che diventa un nodo a 8. Importantissimo adesso andare a tagliare a filissimo l'eccedenza. E poi adesso abbiamo il nostro nylon, decidiamo a che distanza deve stare il prossimo artificiale. Facciamo sempre 50 cm? Ok, 50 cm siano. Adesso che abbiamo il nostro spezzone, prendete il capo finale e lo andate a far ripassare dentro questo cappietto che abbiamo fatto. Ora, io mi aiuto adesso con una matita. Ok, clac. Lo giro, lo faccio scavallare e lui praticamente si trasforma in un altro nodo. Quindi abbiamo il nostro cappietto, adesso il nostro famoso cappietto è pronto.
Ho parlato anche di treasure bed e di palline che si possono mettere, perché questo nodo è un nodo a stringere, vedete, tac, tirate, si stringe, prendete il nodo, tenete fermo ovviamente il lazzo, tirate e lui si allarga. Se dovete riaprire questo nodo, che magari siete un po' in difficoltà con le mani bagnate e quant'altro, potete semplicemente, io inserisco all'interno questa pallina, voi vedete che tirando, cosa succede? Si stringe, la pallina viene su, se io tengo e tiro la pallina, il nodo si riallarga. Come ci attacchiamo con l'altro? Beh, semplicemente questo cappio va attaccato a 3 cestelli dell'artificiale di sopra. Vado, lo chiudo, tac. Ovviamente ragazzi lasciate perdere che la pallina è più grossa del tataki, questo l'ho fatto per farvelo vedere bene. Avremo l'attacco nella girellone della canna, un artificiale e poi un altro spezzone che finisce semplicemente così. A questo punto semplicemente dovremo legare un altro snap, mi raccomando comprate quelli buoni, per 50 centesimi di differenza vi salvate tanti liquidi artificiali che non ne avete un'idea. Andiamo a legarci un altro moschettone, ok? Quindi a questo punto andiamo a chiudere. Ricapitoliamo ancora una volta, nonostante ve l'abbia detto 30 volte che ci sia il disegno e quant'altro, asolona che va nella canna. 50 cm, 1 metro, 30 cm, quello che volete, non stiamo qua adesso a discutere delle lunghezze. A questo artificiale, tramite la nostra asolina, è attaccato un altro spezzone al quale è attaccato un altro artificiale. Vogliamo aggiungere un altro artificiale? Altro cappio con in fondo un moschettone e andremo semplicemente a prendere con il nostro cappio scorrevole altri 3 artificiali, tiriamo e qua costruiamo, no? Vi dicevo, il bello di questa è, questo lo voglio a 50 cm la girella? Bene, lo faccio di 50 cm. Questo lo voglio a 1 metro? Lo faccio a 1 metro. Quello dopo lo voglio a 3 metri? Lo faccio a 3 metri. Loro poi però in acqua, come vi ho fatto già vedere, lavoreranno in questa maniera, che è estremamente catturante e soprattutto il calamaro quando attaccherà verrà su dritto. Vi metterò probabilmente in sovraimpressione le immagini di un calamaro gigantesco che ho preso con questa montatura in maniera che vi rendiate conto che è veramente una montatura sicura e facile da utilizzare. Finiamo adesso la nostra montatura. Adesso tiro fuori una cosina che sapete che ci va in fondo, che è il piombo. Io sto usando questi, mi trovo molto bene, belli plastificati, vanno giù come un sasso, ovviamente perché sono belli pesanti, hanno una bella forma. Questi piombi mi piacciono veramente tanto. Come si fa l'ultimo pezzettino? Beh, ci vuole una girellina, ok? E quindi noi faremo uno spezzone con la nostra lenza, della distanza che vogliamo tenere dal fondo, vi consiglio 60 cm, da una parte andremo a legare questa girella, stiamo parlando del 210D, che sono delle girelle fantastiche, e dall'altra non faremo altro che fare l'ennesimo cappietto che poi andrà attaccato all'ultimo artificiale e poi andrà attaccato al piombo. Ragazzi, è semplicissima, ve l'ho voluta rifare perché me l'avete chiesto in tanti, però a me, giuro, non me l'ha spiegata nessuno. Ho visto degli schemi su internet e me la sono tirata giù così. Anche il nodo ho fatto fatica a imparare a farlo perché nessuno me l'aveva fatto vedere, però voi siete fortunati perché avete me. Mi raccomando, pensatemi sotto Natale, se volete farmi un regalo io sono a vostra completa disposizione, ve lo dico. Se volete fare un regalo allo zio per Natale. Allora, finisco con 60 cm, un po' di più di mezzo metro, che più o meno è sempre l'altezza della Posidonia, non andate a far toccare il primo artificiale, richiudo di nuovo il mio cappietto, sempre lo stesso di prima, ve lo faccio vedere un po' più veloce. Abbiamo il nostro cappietto, ne ho rifatto un altro, abbiamo i nostri 60 cm, andiamo a legarci la nostra girella finale, 1, 2, 3, e a questo punto andremo ad infilarci il piombo. Eccolo qua, piombo, 60 cm, qua c'è il cappietto, andiamo a prendere il nostro ultimo artificiale, 1, 2, 3, tiriamo, lo va a stringersi, sotto c'è il piombo, adesso vi faccio passare gli artificiali. Girellone, saliamo, 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 ce n'è uno, tu, 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 tu. Saliamo, 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 ce n'è un altro. Ora io l'ho fatta a 2 questa perché non ne volevo mettere 8000, 60 cm e c'è il piombo. Questa è una montatura in linea. Allora Stefano, ma 200-300 grammi attaccati al tataki? Succede qualcosa? Adesso guardate, ci sono 200 grammi in mano, le butto giù. E qui non c'è il mezzo dell'acqua che tiene, non si rompe niente.
non si piegano gli aghi. Guardate, ve lo faccio rivedere di nuovo. Stefano, ma 200 grammi attaccati al tatacchi, ma poi non si... Guardate, non succede niente. Non c'è trucco, non c'è inganno, boom, rimane così. E guardate come saltella. Cioè solo che il fatto di alzare e abbassare il piombo da terra, guardate cosa gli fa fare agli artificiali. Ok, quindi mi raccomando, ecco, importantissimo, adesso che sapete vita, morte e miracoli, tutti i segreti di questo tipo di montatura, scrivetemi qua sotto nei commenti se la state provando, se funziona bene, se ovviamente avete anche da proporre dei miglioramenti, delle cose, assolutamente io le accetto molto volentieri, le testo per voi e poi semmai ve le racconto in un prossimo video. E adesso che vi ho fatto vedere per bene la montatura Koketsu, non mi potete più scrivere Koketsu che riesco a farla, mi raccomando. Ho cercato di essere più esplicativo possibile, quindi mi raccomando, se avete ancora bisogno di un po' di aiuti, scrivete qua sotto, ovviamente nei commenti ci sta sempre qualcuno che magari ha bisogno di un po' d'aiuto. Però guardate bene il video. È arrivato il momento che 3 di voi, senza sapere chi, stavano aspettando. Beh certo, perché devo comunicarvi chi ha vinto il contest del video precedente dove vi regalavo una consulenza o di elettronica di bordo o di pesca personalizzata. Quindi fondamentalmente staremo un pochino al telefono o in videochiamata insieme. Ovviamente vi ricordo che questo è un servizio che io vendo con gli amici di www.andatapescare.it, quindi trovate la mia consulenza anche sul sito in vendita. Allora, chi vince? Io ragazzi purtroppo li devo leggere. Avete fatto una cosa come 400 commenti, quindi ho dovuto utilizzare un sistema di sorteggio. Non mi sono potuto basare sulla simpatia del commento, anche se avrei voluto, però poi ho detto magari qualcuno ci rimane male, visto che hanno commentato in tanti. Allora, con un sistema che si chiama Raffle Press, praticamente ho schiacciato e lui ha selezionato a caso. Prima persona selezionata è 1 Vale F, che sarebbero Antonio Pio Privitera e Giuseppe Privitera. Lui ne ha 13 e il papà ne ha 43. Il commento oltretutto bellissimo, ti ringrazio moltissimo, sono molto contento di essere riuscito a farti appassionare alla pesca, caro il mio bellissimo amico Antonio, e quindi sappi che hai diritto, poi mi scriverai in privato, hai vinto questo contest. La seconda persona che ha vinto è Edil Doddo. Ovviamente qui non si firma, quindi Edil Doddo, sappi, contattami in privato, hai anche tu vinto. E poi abbiamo l'ultimo che ha vinto, che è Antonio Palazzolo. Antonio Palazzolo 7801 è il nome utente. Grazie ovviamente per tutti i vostri commenti. Vi dico la verità, avrei voluto farvi vincere tutti perché avete mandato dei commenti veramente bellissimi. Però questi 3 hanno vinto, ho visto che la cosa vi è piaciuta molto, quindi la ripeterò nei video a seguire. Quando ci sarà un tutorial, qualcosa di importante, oltre ai codici sconto che ho visto che vi piacciono parecchio, vi do anche la possibilità di vincere qualche cosina insieme a me. Vi ricordate che parlavo degli snap da calamaro, e nel frattempo, dopo aver pubblicato il video, sono arrivati in Italia. Tutti quelli che erano stati ordinati per Andate a Pescare sono stati venduti dopo il primo video. Adesso entro qualche giorno riarriveranno in Italia, quindi non vi preoccupate, su www.andatapescare.it li troverete. La cosa che mi fa piacere ancora dirvi prima di chiudere questo video è questa, che visto che è molto costosa, e lo so bene che è molto costosa, abbiamo dovuto con Cosimo, dato anche gli aumenti di alcune materie prime, di alcune cose, aumentare un pochino i prezzi. Vi dico che per venire incontro a tutte le persone vi diamo, io e Cosimo, la possibilità di acquistare la Kokeshi su www.andatapescare.it al prezzo di lancio ancora per tutto quest'anno. Quindi sappiate che di listino è una canna che costa 450 euro, la lasceremo ancora in promozione a 369 euro fino all'inizio dell'anno prossimo. Mi stanno chiamando 3-4 persone al giorno dicendomi: Stefano, mi hai cambiato il modo di pescare i calamari, e questa, ragazzi, è una delle più grosse soddisfazioni. Bene, benissimi amici, direi che per quanto riguarda la nostra Koketsu vi ho raccontato tutto. Adesso ho fatto le riprese, devo mettermi a montare, mentre voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!